Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi penso proprio che ci divertiremo non poco con questi mostriciattoli di John Cooper Works. Oggi mi trovo negli Stati Uniti, più precisamente a Palm Springs, una località che ho visitato un paio di anni fa e che me la ricordo per il sole cocente. Invece oggi tutt'altro. Ci sono dei nuvoloni che sembra che stia per venire a piovere. Oggi penso proprio che sarà una giornata di puro divertimento e velocità, perché mi trovo nel Thermal Raceway, casa del BMW Performance Center. Infatti qui in questa mega struttura che comprende più piste al suo interno, BMW ha un suo quartier generale e quindi Mini, che è di proprietà di BMW, ha deciso di organizzare questo evento in pista per divertirci con diversi prodotti che sono tutti accomunati da un'importante sigla, John Cooper Works. Infatti qui continua a camminare, potete vedere la Clubman John Cooper Works, la Cooper S John Cooper Works. Oggi quindi vi voglio portare con me per vivere insieme questa John Cooper Works Experience. Non perdiamoci in troppe chiacchiere, abbiamo già fatto il briefing con gli istruttori e adesso passiamo subito alla prima prova. Bene ragazzi, siamo pronti per divertirci un po' con le Mini e come avete visto piove, solo nel deserto e piove. L'ultima volta che sono venuto a Palm Springs c'erano una cosa come 43 gradi, c'era da patire il caldo anche all'ombra e oggi c'è la pioggia. Però non perdiamoci d'animo perché faremo un po' di esercizi e qui davanti, proprio lì, eccola la nuova Mini GP. Mi piace l'inizio della giornata perché si va dritti al sodo. Adesso faremo un hot lap con la nuova Mini GP. Ho avuto l'occasione di vederla in anteprima al Nürburgring e adesso sono proprio curioso di salire su questa bestiaccia. Guardate che bei terminali di scarico che c'ha qui dietro. Già al minimo non suona male, guardate qui anche che signore gomme. Qua abbiamo delle semi-slick e direi che di grip ne ha sufficienza. Guardate anche la particolarità della nuova John Cooper Works, sono queste fiancate che permettono di far defluire l'aria in modo tale da migliorare l'aerodinamica. Hi. Nice to meet you. Marco. Bene ragazzi, ci siamo, entriamo in pista con la nuova Mini GP. Ah, proprio così. Che dietro con l'assenza di sedili si riesce a sentire bene la colonna sonora del motore. Freni ci sono. Purtroppo abbiamo già finito il tempo a nostra disposizione. Siamo riusciti a fare un giro completo, però quel poco che sono riuscito ad assaggiare dalla Mini GP, mamma mia, vedo l'ora di guidarla un giorno. Vi faccio un po' di considerazioni. Thanks. Welcome. Bene ragazzi, ci stiamo preparando per il remake di The Italian Job.
qui ragazzi c'è una seconda GP, questa qui però è solo statica, non verrà utilizzata in pista. Diamo un'altra occhiata agli interni. Ovviamente guardando dietro di spazio c'è in abbondanza perché i sedili non ci sono più, c'è solo una bella barra di rinforzo per dare più rigidità alla macchina. Con questa generazione diamo l'addio al terzo pedale, quello della frizione, infatti qui abbiamo cambio con le palette, anzi mega palette al volante. Belli i sedili, mi piacciono. Ottima manifattura, mi piace anche il fatto che sono molto contenitivi, mi piacciono. Per chi fa un uso pistaiolo li trovo essere degli ottimi sedili. Forse l'unica cosa che mancano è purtroppo non vedo gli attacchi, quindi forse non c'è la possibilità di mettere le cinture a 4 punti. Qui come potete vedere abbiamo cinture standard, che è contrasto rosso, belle, decisamente sportive. Anche qui il tachimetro analogico è sparito per far spazio solamente ad un grosso schermo. Bene ragazzi, finalmente è giunto il momento di salire dal lato passeggero al lato guidatore. Utilizzeremo le John Cooper Works per fare un esercizio a tempo in questo pistino. L'obiettivo è quello di completare il giro cronometrato, ovviamente il più velocemente possibile, evitando di colpire i birilli. Bene ragazzi, siamo pronti a fare il primo giro, però questo è di prova. Andiamo! Sotto i 20 secondi, 19.9, però il giro qui non ha contato. Adesso devo dare il meglio di me e ovviamente non devo colpire i coni. Allora ragazzi, adesso stiamo per completare l'ultimo giro. Ho fatto qualche giro di prova per prendere un po' confidenza con la macchina e con la pista. Io finora in ogni giro ho sempre abbassato il mio tempo perché ho fatto 19.9, 19.8, 19.4, l'ultimo giro 19.1, quindi adesso vediamo se riusciamo a scendere sotto i 19. In ogni caso tutti i tempi che finora ci hanno preso sono buoni, quindi anche se sto giro magari non mi riesco a migliorare, prenderanno tra tutti il mio giro migliore e verrà paragonato con i giri migliori di tutti gli altri sfidati. Via! Prima, seconda e teniamo la seconda in tutta la pista. Lento, no, il controllo di trazione mi ha rallentato non poco. Ho anche spento l'aria condizionata per andare più forte. 19.4. Se non facevo quell'inversione a U così lenta, quel controllo di trazione che mi ha penalizzato in uscita, secondo me potenzialmente sarei potuto scendere sotto i 19. Il pistino con il tempo cronometrato è stato divertente. A me piacciono queste prove cronometrate, esce subito fuori lo spirito di competizione. E indovinate? Mi hanno confermato che il 19.1 è stato il tempo migliore tra tutti. E adesso, per ultimo, diamo inizio all'esercizio di guida in pista. Piacciono? Questo è l'esercizio più dinamico della giornata per noi, perché adesso appena le Clubman John Cooper Works rientrano in pit lane, io salgo subito sull'autoguidatore e faremo una cosa come una quindicina di giri inseguendo il nostro istruttore. Bene ragazzi, ci siamo, è arrivato il nostro turno. Secondo voi quale Clubman ho scelto tra tutte queste? Vi do un indizio? Facciamo un po' di giri piuttosto allegri qui nel circuito bordo della Clubman John Cooper Works. Là davanti c'è il nostro istruttore che ci fa vedere un po' le traiettorie e i punti di frenata. Molto utile perché questa qui è una pista nuova per me e devo dire che questo circuito è molto tecnico. Bisogna imparare bene le traiettorie per fare un giro di pista il più veloce e il più pulito possibile. Anche perché devo dire, dopo aver fatto un paio di giri con questa John Cooper Works sono impressionato.
avevano una vecchia Clubman, però non era la John Cooper Works. Non andava così veloce. Noi abbiamo 306 cavalli e 450 Nm di coppia. 108 miglia orarie. Ho iniziato la frenata, quasi 200 all'ora. Sotto sterzo. Ok ragazzi, mi sono lasciato un po' di spazio con quello davanti e adesso vediamo di strapazzare un po' sta Clubman. Che tiro che ha sto motore. Frenata decisa. Sono arrivato un po' al limite. Però anche questo è il bello quando sei in pista, puoi osare cercare di arrivare veramente al limite delle performance della macchina. Se sbagli comunque ci sono le vie di fuga che permettono di tornare a casa tutto d'un pezzo. Questo è il primo pieno che viene fatto fuori su sta macchina, perché guardando sul contachilometri, anzi contamiglia in questo caso, la macchina ha 109 miglia, cioè meno di 200 km. Ecco, meno male che rientriamo, perché secondo me il pieno non sarebbe durato un altro paio di giri. Ok, siamo tornati in pit lane, ecco qui la mia Clubman. È bollente, gomme, freni, mamma mia che calore che emanano. Sì, questa Clubman con appena 200 km penso sia giunto il momento di lasciarla qui qualche minuto ferma per lasciarla raffreddare e riposare un po'. La sua prima giornata di vita direi che è stata piuttosto impegnativa, ma io penso che dopo questa giornata avrà tutta una vita in discesa. Ragazzi, e come d'incanto si passa dal deserto di Palm Springs a Los Angeles, perché tra qualche ora vado in aeroporto a prendere il mio volo, ma non si torna a casa a mani vuote. Questi sono dei piccoli ma più che apprezzati omaggi che mi porto a casa da questa esperienza negli Stati Uniti. Dopo aver visto per la prima volta all'inizio di quest'anno la Mini GP ancora tutta camuffata al circuito del Nürburgring, mi è salito l'interesse nel scoprire di più quella macchina e finalmente grazie a questa esperienza da passeggero ho potuto provare le prestazioni di questa nuova Mini John Cooper Works GP. Questa giornata è stata un'ottima occasione per provare un po' tutta la gamma attuale dei modelli pepati di Mini. L'esercizio cronometrato con la Cooper S è stato più un esercizio per farci scoprire l'agilità della macchina. Nella seconda parte, con l'esercizio in pista con le Clubman John Cooper Works, lì sì che abbiamo potuto assaporare le performance e la guida dinamica di questi Mini. E devo dire, per essere una piccola station wagon di casa Mini, cavolo se viaggia. E anche lì, nota di merito agli istruttori che ci hanno lasciato carta bianca in pista. Ovviamente li abbiamo dovuti seguire tenendo il loro passo, ma il bello è che loro tenevano un passo piuttosto veloce e quindi ci davano la possibilità di sfruttare al meglio queste macchine e di divertirci scatenandoci in completa sicurezza in pista. Ma parlando della vera chicca del mio viaggio, cioè l'ultima arrivata, la nuova John Cooper Works GP. Avrei voluto tanto salire sul lato guidatore e fare un paio di giri a tavoletta, però già così dal lato passeggero me la sono proprio goduta. Mi ha dato proprio l'idea di essere un missile adatto per la pista. La GP vuole essere da sempre la massima espressione della sportività e delle performance di Mini e devo dire che sono passati diversi anni dall'ultima generazione di GP e penso proprio che questa macchina non deluderà gli appassionati perché i contenuti e le prestazioni sono veramente notevoli. Come le precedenti generazioni, anche queste in tiratura limitata verranno prodotte 3000 vetture.
in puro stile GP, sedili posteriori rimossi. Bellissima quella mega bara stabilizzatrice di colore rosso che possiamo vedere se ci giriamo. Un po' peccato che non è disponibile col cambio manuale, però se vogliamo seguire la filosofia di Mini è una scelta che ha senso, perché i modelli GP vogliono essere i modelli in cui le prestazioni di Mini vengono massimizzate al massimo e, come voi sapete, un cambio al volante è decisamente più veloce di un cambio manuale. 306 cavalli sono numeri che fanno impressione su una macchina così piccola, infatti quel motore 2 litri turbo spinge come un dannato. Io ringrazio Mini per questa favolosa esperienza e per avermi fatto assaggiare in anteprima questa John Cooper Works GP. Non vedo l'ora di metterci le mani sopra sul lato guidatore. Io vi faccio vedere sta vista perché è veramente senza prezzo. La California, stupenda. Io non voglio tornare in Italia. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!